La depressione purtroppo è un problema che non colpisce solo gli adulti, ma anche gli adolescenti. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e vorrei parlarti della depressione negli adolescenti ed in particolare ti indicherò quali sono i segnali ai quali devi fare attenzione per scoprire se tuo figlio comincia ad essere o lo è proprio depresso. Anche tuo figlio, come tutti, può avere degli alti e bassi del tono dell'umore. La pressione sociale determinata dai coetanei, la pressione per i risultati scolastici ed in questo periodo anche la pandemia e le sue ripercussioni sono solo alcune delle problematiche che possono affliggere la vita di un adolescente e che possono determinare una caduta del suo tono dell'umore. Avere alti e bassi è normale. Nessuno è e può essere sempre felice e di buon umore, ma quando questo comportamento normale diventa preoccupante? A cosa devi prestare attenzione? Ecco alcuni elementi che ti aiuteranno a comprendere e a valutare la situazione. Per prima cosa, osserva se sono presenti dei cambiamenti che possono interessare sia il versante emotivo che quello comportamentale. Ecco alcuni comportamenti ai quali devi assolutamente prestare attenzione. Crisi di pianto, che rappresentano il culmine di un senso di tristezza dal quale non riesce a liberarsi. Poi non si interessa più alle attività che prima lo coinvolgevano. Comincia per esempio poi a entrare in conflitto con te e con il resto della famiglia e talvolta, anzi spesso, anche con gli amici, finendo così per isolarsi. Non si stima e si sente inutile o in colpa, magari fissandosi sui suoi fallimenti e non considerando nella giusta prospettiva i suoi successi. Oppure ancora non riesce più a concentrarsi, appare sempre indeciso e non riesce a portare a termine anche compiti che prima eseguiva abbastanza facilmente. Ed inoltre appare sempre stanco, si assenta spesso da scuola ed il suo rendimento scolastico subisce un notevole peggioramento. Ancora, accusa malesseri vaghi e frequenti. Oppure sta sempre online, in modo da sfuggire ai problemi e alla vita reale. Ancora cambia il suo rapporto con il cibo, sia in senso di una diminuzione con conseguente dimagrimento, sia all'opposto, con un'eccessiva ricerca di cibo e conseguente aumento di peso. Ancora esprime pensieri connessi alla morte e al suicidio e ai quali magari si accompagnano comportamenti di tipo autolesionistico. E ricorda che talvolta in quest'ottica anche l'eccessivo uso di tatuaggi e piercing può rientrare tra i comportamenti autolesionistici. Gli scoppi d'ira poi diventeranno improvvisi e frequenti e magari si accompagneranno anche ad una propensione verso l'alcol e le droghe. Ma allora, cosa puoi fare se hai riconosciuto questi sintomi? Non è facile. Ma ci sono dei comportamenti che puoi tenere e che sicuramente aiuteranno te e tuo figlio, anche se, soprattutto nei casi gravi e nei casi in cui siano presenti reazioni suicidarie e comportamenti autolesionistici, un supporto professionale è assolutamente indispensabile. Vediamo ora cosa puoi fare nella pratica quotidiana. Se non fossimo in piena pandemia, ti direi di cercare di evitare che si isoli sempre di più. Quindi ti direi di parlare con lui e di incoraggiarlo ad uscire, a frequentare gli amici, proponendogli delle attività sportive, per esempio, o altre attività che implicano una socializzazione e che ovviamente siano di suo gradimento. Questo avrebbe anche un altro vantaggio: evitare l'inattività. Più tuo figlio rimane inattivo, più tempo avrà per rimurginare sui suoi pensieri negativi. Cerca di curare la sua alimentazione.
È un adolescente, per cui difficilmente si metterà i fornelli o andrà a fare la spesa. Sta a te, genitore, a procurare del cibo che sia al contempo sano ed appetibile. Cerca di essere empatico e comprensivo con lui. È importante che tuo figlio capisca che sei lì per lui quando ne ha bisogno. E se hai deciso di chiedere aiuto ad un professionista, non demandare, ma segui i suoi consigli e assicurati che anche tuo figlio lo faccia. Sii quindi parte attiva nel trattamento. Parla poi con tuo figlio in maniera chiara ed esperta ed incoraggialo a cercare aiuto senza provare vergogna, magari anche sottolineando tutte le sue qualità positive, qualità che lo aiuteranno sicuramente a stare meglio se ben valorizzate. Quando poi intraprenderà il percorso verso la guarigione, oltre a incoraggiarlo, premialo e lodalo per ogni passo anche piccolo che farà nella giusta direzione. La depressione adolescenziale si può superare, basta avere la giusta guida e le giuste strategie. E non dimenticare che le parole chiave sono queste: comprensione, incoraggiamento e supporto. Ciao, a presto.